Eccolo qua, piombo, bracciolo, tutto in uno, totalmente antigroviglio. Oggi faremo questo tutorial velocissimo e facilissimo. Trasformeremo un piombo portoghese, in questo caso i nostri piombi, quelli Fishing Evolution, vari modelli, vari colori, però con astina media, né troppo lunga né troppo corta. Quanto basta per trasformarlo in un piombo come questo. Aggancio il piombo, aggancio il bracciolo e lancio. Quello che andremo a realizzare in questo video è modificare questo piombo con astina media, tecnicamente chiamato piombo portoghese, e lo trasformeremo in un piombo con, diciamo, un'astina media, poco più corta, dotato di snodo con doppia perlina in acciaio inox e una girella. Poi alla fine del video vedremo anche una variante da utilizzare al posto di questa girella. Qui ci sono tutti gli accessori che ci serviranno. Questo è quello che avremo alla fine di questo video. Lo mettiamo qui. Pinza a becchi tondi, una tenaglia, una pinza classica, girella capocorda, misura 3. Io quando parlo di misure mi riferisco a quelle che abbiamo noi sul sito, perché a volte le misure si trovano in versione orientale, quindi giapponese o cinese, oppure europei. Esempio, la misura più piccola di una girella è una 0, è una 14, che in italianizzate spesso vengono chiamate anche 24. Misura del 3. Quella capocorda. Come girella laterale ho scelto una girella, adesso ho questa qui a portata di mano, acciaio inox, ma va bene una black o una inox, e due perline in acciaio inox, o comunque se non avete perline in acciaio inox l'importante è che abbiano un foro abbastanza largo. Queste hanno un foro di diametro interno da 1,5. Queste sono le stesse perline, sempre in acciaio inox, che noi utilizziamo come perlina di battuta qui in fondo al ten-pin, dove batte la girella e mette in tensione la seconda parte del ten-pin per creare questa L. Ma di questo c'è un video, faccio vedere come costruirli e te lo lascio qui sopra, oppure cerca in descrizione. Adesso ci serve un pezzetto di termorestringente, nero, rosso, indifferente, io qui ce l'ho misti. Andremo a prendere un pezzo di termorestringente di questo più grande, che dovrebbe essere misura 4,2 se non sbaglio. Poi qui sotto nella descrizione del video ti scrivo tutte le misure, e un altro pezzettino potrebbe servirci un accendino. E quindi iniziamo. Prima cosa che facciamo, portiamo via l'occhiello. Per quello ho detto all'inizio, serve una pinza, una tenaglia buona, perché questo è acciaio molto potente. E poi dobbiamo recuperare tutta la stina che possiamo recuperare, quindi con una forbice o con un coltello, uno sfilettatore, andiamo a togliere la guaina, intacchiamo e togliamo la guaina fino a dove possiamo arrivare sulla stina. Ecco qui, ecco qua. Inseriamo la prima perlina, la girella laterale e la perlina, e abbiamo creato lo snodo. Qui l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione adesso è proprio andare a lavorare minuziosamente su quello che sarebbe l'anello di chiusura della guaina, dove andremo a inguainare anche la girella. Quindi adesso faremo, non proprio in punta perché è talmente grande che non ce la facciamo, andiamo circa a metà della lunghezza di questi becchi e facciamo un giro. Vedrai che con questo giro ci siamo già quasi mangiati tutto lo spazio che avevamo a disposizione. Ora
torno indietro. Questa cosa la spiego bene anche nel video come realizzare un mini travetto, che te lo lascio sempre in descrizione. Faccio vedere come andare con la pinza, tornare leggermente indietro e chiudere. È importante che poi andrò a chiudere con la pinza andando a fare forza un po' di più su questo che chiude all'interno che sulla parte posteriore. È una questione di manualità, ma ci riusciamo man mano che li facciamo. Adesso ce lo lasciamo così, tipo uncino. Dobbiamo inserirci la girella e poi andiamo a chiudere con guaina, in questo caso ce l'ho rossa, la facciamo passare sulla girella e ce ne serve tanta quanta dalla parte sopra della perlina, senza incastrarli troppo, fino al corpo della girella. Quindi metto dentro la guaina, tiro sulla girella, ok, così è un po' troppo, quindi ne spunto un pezzetto. Se la guaina è troppo grande, come in questo caso, la misura, questa è una misura 4,8, quando la vado a restringere, qui mi stringe bene sull'occhiello, sulla girella, ma qui sotto non mi stringe sull'acciaio, quindi magari potrei andare prima a rinforzare un pezzettino d'acciaio qua, se riesco ad inserirlo. Ora vi faccio vedere alcune ipotesi. Se ho una guainetta un po' più piccolina, la inserisco, la ruoto, o meglio, la potevo inserire pure prima di tutta questa cosa, no? Ok, e gli do una scaldata, così vado ad aumentare un pochettino il diametro. Vedi, poi le perline in acciaio sono buone per questo, no? Perché posso andare tranquillamente con l'accendino senza aver paura di squagliare una perlina in acciaio, in plastica. Adesso metto la girella, vado a chiudere, ora metto un altro pezzettino di guaina, mi tiro la guaina un po' indietro e vado a scaldare. Questo pezzettino di guaina che ho messo sotto mi fa da raccordo, qui stiamo facendo un lavoro molto certosino, a parte l'accendino che è arrivato, non ce la fa più, e il piombo è pronto. Abbiamo creato un piombo con l'attacco alto, girella rolling e uno snodo tra due perline bloccate dalla guaina sopra e dalla guaina sotto, quanto basta per la girella. Adesso vediamo un'alternativa. Utilizziamo un piombo di un altro colore, così poi li mettiamo uno a fianco all'altro. Allora, prima cosa è sempre questa. Andiamo ad asportare l'occhiello. Oh, attenzione quando tagliate sti occhielli con le pinze e con le tenaglie, perché se c'è qualcuno parte come un razzo, sto pezzo d'acciaio e fa male. Tiriamo via tutta la gomma che possiamo andare ad asportare. Eccola qua, questa non ci serve più e abbiamo recuperato 2 cm buoni di acciaio. Le perline sono sempre le stesse, qui termo, andiamo su un altro colore, così differenziamo tutto, e ciò che andiamo a cambiare in questo caso è la girella di centro, che non è una girella classica, ma è una girella con attacco rapido e chiusura con conetto. Perlina, girella,
perlina. Ricordo, le perline sono in acciaio inox. Facciamo le cose per il verso giusto. Facciamo un pezzettino di guaina nera, che è quello che andiamo subito a scaldare. C'è morto l'accendino. Fortunatamente abbiamo pubblicità occulta al mio amico Daniele di Ecopasture. Quando troppo e quando niente, Questo è quanto basta per andare ad aumentare il diametro dopo. Tra l'altro non è neanche fisso qua, però ci serve per aumentare il diametro. Ora, anello. Qui molta attenzione con l'anello. Torno indietro, lo riprendo da dietro al collo, torno un po' indietro, inserisco il girellone, e vado a chiudere. Eccola qua. Perfetta. Ho cambiato colore perché la nera dovrebbe essere un restringimento 3:1. Anche se sembra larga, dovrebbe restringere di più. Andiamo a vedere. Ora, per fare una cosa fatta bene, attenzione, una chicca. Metto la girella in tiro. Questa la appesantisco. Sposto la guaina a filo del corpo della girella. Anche qui facciamo le cose fatte bene e andiamo a stringere. Tenendo la girella in tiro. Quei 10 secondi che si fredda. Eccola qua. Doppia perlina, girella con attacco rapido, girella capocorda e piombo pronto. Qui il bracciolo lo andremo a legare, lo possiamo legare con un clinch, con un nodo uni, e entrambi i nodi li trovi sul sito, ti lascio il link in descrizione. Qui ovviamente, come non poter menzionare il mitico loop tire, bracciolo, giro, inserisco, esco fuori, chiudo, asola perfetta pronta, vado ad agganciare, tiro giù la guaina e vado a togliere il baffetto. Eccolo qua. Vabbè, alla fine voglio dire, niente di nuovo, niente di particolare, niente di mai visto, oddio che cosa si è inventato Andrea. No, però ci sono quelle particolarità, no? Che rendono poi il prodotto ottimo, che potrebbe essere l'idea di mettere quel pezzettino di termorestringente sotto, perché poi lo vai a stringere quello grande sopra e va bene, non è che non va bene, però a me mi dà fastidio, dico cazzo, ma perché lì sotto c'è l'aria, no? Mi si infila la sabbia e lo vado a chiudere. La perlina d'acciaio inox anziché quella di plastica, perché vado tranquillamente con l'accendino, perché qui ho tutto metallo e sti cavoli, quindi scaldo bene, non ho problemi. Sai, quelle piccolezze lì, l'idea di togliere la guaina per risparmiare un pochettino di spazio, e quindi poi alla fine ci siamo dentro pari pari, abbiamo realizzato tutto. La girella, quella con l'attacco rapido anziché con l'attacco normale, poi con l'up tire agganci l'asola e via. Comunque queste erano le modifiche ai piombi Fishing Evolution, o qualunque piombo che abbia un long tail, coda lunga si chiama, che è quell'astina che trovate sopra il piombo, comunemente utilizzata in Portogallo, tant'è vero che si chiamano piombi portoghesi, ma adesso molto in voga anche da noi.
piombi che in aerodinamicità, in volo, sono molto preferiti perché avendo questo long tail, questa coda lunga, fina dietro, hanno un corpo unico, allungano il piombo e quindi spostano molto il baricentro in avanti e quando lanci fa l'effetto freccetta, si drizza subito e va. Ok, se ti ho fatto vedere qualcosa che non conoscevi, se ti è piaciuto il video indifferentemente, adesso clicca qui, metti like o iscriviti al canale, spunta la campanella se mi stai guardando da YouTube, ti lascio il link sopra o sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.